Oggi siamo qua, in mezzo alla natura più incontaminata, dove l'occhio si perde nell'orizzonte ed è subito avventura. Questo è l'habitat perfetto per presentarvi la novità di oggi, la nuova Ducati Desert X. Per sviluppare la seconda generazione di Ducati Desert X abbiamo ascoltato i feedback degli appassionati e degli amanti del mondo delle maxi enduro. Oggi, per scoprire tutte le novità, vi porterò in sella con me e parleremo con le persone che questa moto l'hanno sviluppata. Questo non è l'abbigliamento più adatto per andare a fare del fuoristrada, quindi io vado a cambiarlo. Ma intanto entriamo nel dettaglio della nuova Ducati Desert X e lo facciamo con Marco Bravin, project manager della moto, e vedremo insieme ciclistica, motore ed impianto frenante. Partiamo dal nuovo cuore pulsante della Desert X, il motore V2 da 890 cm3. Si distingue dai principali competitors grazie all'architettura V di 90 gradi. Una soluzione che garantisce equilibrio, fluidità e una risposta del motore particolarmente raffinata. Una delle principali novità è la fasatura variabile in aspirazione, che contribuisce a rendere l'erogazione estremamente piena e regolare ai bassi regimi, pur mantenendo una marcata sportività ai medi e alti. Infatti, il 70% della coppia massima è già disponibile a 3000 giri. Questa caratteristica è fondamentale nel fuoristrada. Al primo tocco di gas, la coppia immediata aiuta a superare gli ostacoli, mentre su strada assicura un grande piacere di guida. Grazie ai Riding Mode è possibile selezionare differenti mappe motore e personalizzare il carattere della moto, rendendola più intuitiva e godibile in ogni contesto. Stiamo parlando di un progetto estremamente evoluto. Vi basti pensare che questo è il V2 più leggero mai realizzato da Ducati. Il nuovo sistema di distribuzione tradizionale impiega innovative valvole cave e ha permesso di ottimizzare la manutenzione. Il controllo del gioco valvole è ora previsto ogni 45.000 km, mentre il cambio dell'olio ogni 15.000 o 2 anni, un riferimento per la categoria. Il nuovo V2 eroga 110 cavalli con una coppia massima di 92 Nm. Chiaramente il motore non è l'unica area su cui abbiamo lavorato. La ciclistica e gli elementi strutturali sono stati infatti riprogettati da zero. Il nuovo telaio è un monoscocca in alluminio, una soluzione che permette di ridurre il peso e allo stesso tempo di integrare la cassa filtro. Grazie al nuovo posizionamento del filtro, le operazioni di smontaggio e pulizia risultano molto più semplici e rapide, con un impatto diretto sulla manutenzione ordinaria. Al posteriore, un telaietto a traliccio in acciaio, progettato per integrare il leveraggio del monoammortizzatore e per semplificare tutte le attività di manutenzione, contribuendo così a una riduzione dei costi. L'adozione del nuovo motore e il nuovo schema costruttivo telaio, telaietto e forcellone hanno consentito di aumentare la rigidezza torsionale, elemento che migliora la maneggevolezza, la precisione e l'intuitività di guida della nuova Desert X. Per garantire maggiore stabilità nella guida off-road, abbiamo un ammortizzatore di sterzo che contribuisce a ridurre le reazioni improvvise dell'avantreno quando la velocità si fa importante. In generale, possiamo dire che tutta la moto è stata pensata per essere ancora più robusta e facile da mantenere, oltre che ancora più piacevole e precisa da guidare.
Abbiamo aggiunto componenti per raggiungere questo obiettivo, lavorando contemporaneamente sul contenimento dei pesi che ci ha permesso di ottenere un risultato di peso in ordine di marcia senza carburante di 209 kg. Anche l'impianto frenante è stato completamente rivisto. Davanti debutta un doppio disco da 305 mm di diametro abbinato a pinze radiali M432 e a una nuova pompa assiale, una configurazione che incrementa la modulabilità per garantire sempre un'eccellente potenza frenante. Conoscendo l'importanza del freno posteriore nella guida off-road, abbiamo lavorato in modo mirato sulla geometria del pedale, rendendolo ancora più modulabile e preciso nelle situazioni a bassa aderenza. Il posteriore è equipaggiato con un disco da 265 mm di diametro e pinza assiale a doppio pistone, con l'intero impianto fornito da Brembo. Infine, leve freno e pedali forgiati sono nuovi e facilmente regolabili, così da adattarsi ad ogni stile di guida e garantire sempre il massimo controllo in tutte le situazioni. La ciclistica garantisce una agilità senza precedenti, veramente facile cambiare direzione, ma rendendo soprattutto una guida molto intuitiva e direi cosa molto importante, soprattutto divertente. Il lavoro fatto sull'impianto frenante si sente veramente tutto. È un ottimo bilanciamento fra forza frenante, molto utile su strada, ma soprattutto modulabilità, che è importantissima in fuoristrada quando il grip cambia e diminuisce. Si sa che in fuoristrada si sta sempre con le dita sulle leve e questa nuova ergonomia stanca molto meno appunto le dita. La sella 880 mm, ma grazie a un arco del cavallo particolarmente stretto garantisce un contatto dei piedi al suolo molto facile. Poi sono disponibili un kit sospensioni ribassate oltre che a una sella ribassata che abbassa tutto il sistema di 40 mm arrivando a 840 mm. Ora io riparto di nuovo, vado incontro a Simone Franzetti che è a fare degli affinamenti, dei test di affinamento calibrazione motore e vedremo insieme a lui altre novità sulla nuova Desert X. Quando si sviluppa una Max Enduro, come la Desert X, bisogna prestare la massima cura e attenzione alla taratura delle sospensioni. Per questo motivo, in questa seconda generazione abbiamo deciso di fare un significativo passo avanti, introducendo una forcella completamente nuova e un cinematismo full floater al posteriore. Ovviamente abbiamo scelto una forcella completamente regolabile, infatti la regolazione del freno idraulico in compressione ed in estensione è presente ora su entrambe le cartucce. Abbiamo poi lavorato anche sulla struttura interna della forcella per garantire un miglior scorrimento e una maggiore capacità di assorbimento degli urti. Ma la novità più grande, in realtà, la troviamo al posteriore, dove abbiamo deciso di introdurre il cinematismo full floater, che ci consente di avere un comportamento progressivo della sospensione posteriore. Ma che cosa significa progressivo? Nel grafico possiamo vedere appunto una sospensione di tipo tradizionale, quindi lineare, a confronto con il cinematismo che abbiamo introdotto sulla nuova Desert X. La prima è facile da spiegare. La forza generata dalla sospensione in risposta ad un urto cresce di pari passo con l'affondamento della sospensione stessa, in maniera lineare appunto. Quando invece utilizziamo un cinematismo di tipo full floater, questa corrispondenza è di tipo esponenziale o parabolico. Questo vuol dire che la forza aumenta sempre di più man mano che aumenta l'affondamento della sospensione. Ma qual è il vantaggio di questo tipo di soluzione? Beh, molto semplice. Durante la guida in fuoristrada siamo soggetti ad eventi particolarmente intensi E quindi abbiamo bisogno di raggiungere forze estremamente elevate. Con una soluzione di tipo lineare tradizionale avremmo dunque bisogno di scegliere una taratura della sospensione estremamente rigida, andando a perdere dal punto di vista del comfort. Il cinematismo invece, grazie alla sua caratteristica, ci consente di avere una sospensione più morbida, che però ha lo stesso tipo di sostegno, se non di più, di quello che avremmo potuto avere con una sospensione tradizionale.
In questo modo la nuova Desert X garantisce massimo comfort e massima performance in fuoristrada. Parliamo ora del pacchetto elettronico. Abbiamo lavorato tantissimo sui singoli controlli di questa moto. La nuova Desert X ha ben 6 riding mode: Sport, Touring, Urban, Wet, Enduro e Rally ovviamente. Un livello di personalizzazione incredibile per una moto di questo segmento. Il pilota ha quindi la possibilità di variare con un solo comando la risposta del gas, la potenza massima disponibile, la gestione del freno motore, l'ABS e i controlli di trazione e impennata. Il tutto anche in movimento tramite l'apposito Infomod. Devo dire che ho sentito una grande evoluzione anche nelle sospensioni, sia al posteriore grazie al Link, ma anche all'anteriore grazie alle nuove tarature e una forcella rivista. Questi componenti garantiscono una prima parte della corsa molto morbida, adatta anche a utenti diciamo più alle prime armi, ma poi se si inizia a fare sul serio o si salta e il fuoristrada diventa più impegnativo, allora nella seconda parte della corsa si ha più sostegno. Anche i controlli elettronici aiutano piloti di tutte le esperienze e capacità. Quindi, che dire, vi ho raccontato un sacco di cose, ma sicuramente non abbiamo parlato del design. E lo faremo insieme alla persona che questa moto l'ha disegnata, Plamen Stefano. For the new Desert X, our approach was even more aligned with the form follows function philosophy. Everything on the bike has a reason to be there and is optimized and refined as much as possible to fit its purpose while being beautiful at the same time. From the very beginning, the main target was to make a clear step forward compared to the previous generation, moving towards something more modern and visually lightweight, inspired by contemporary rally motorcycles and creating a balance between robust and sophisticated design. As always, proportions are the first thing you notice on a bike. The body is visually lighter due to the reduction of colored elements, with a proud yet dynamic presence and a lifted, minimalist tail, immediately conveying the sense of agility and performance. The front of the new Desert X is 20 mm lower than the previous generation without reducing suspension travel. This makes the overall stance much more dynamic and at the same time opens up the rider's field of view, while providing more space for accessories such as GPS units, road books, and so on. In addition, the top surfaces of the tank are lowered and shaped in a way that gives the sensation of a much more compact and approachable bike, giving confidence to every rider. The headlight, the silhouette, and the colors remain some of the most recognizable elements, which we felt were essential to preserve as a reminder of the Desert X bloodline. The cockpit is now more refined and complete, with the integration of several key features. 2 easy-to-use and easy-to-reach USB ports, Type A and Type C, a reinforced utility bar, now a standard with improved load-carrying capabilities, and easy access to the expansion tank, including a practical coolant level indicator on the side. The aerodynamic comfort has also been improved thanks to a more efficient windscreen design that reduces the turbulences of the helmet. The overall architecture of the bike is much more sophisticated as well, having structural elements which support all the fairings, but also integrate air channels that help with the airflow management, with the air being guided towards the rider and throughout the bike. The fuel tank itself is designed also to lower the center of gravity by shifting part of the 18-liter fuel volume downwards towards the sides, while maintaining a narrow leg area and optimized support for both off-road and on-road riding. The side fairings were developed in close collaboration with our testers, designed to cover just the right areas and provide seamless surfaces that inspire confidence in every riding condition. This is further enhanced by a dedicated texture applied in the most critical zones. And speaking of confidence, we introduced reinforced sliders on the side of the tank, supported by aluminum structures.
These sliders are designed to be easy to replace and to provide additional impact absorption in the case of a fall, protecting the bodywork and everything critical inside. The riding position has been revised by slightly rotating the rider forward when riding in a standing position. This detail also contributes to a greater ease of use because it allows the rider to use their weight to steer the bike. The tail section remains very minimal and sporty, emphasizing the enduro-ready character of the bike. By reducing the amount of fairings, the trellis frame, which is a signature for Ducati, remains completely visible. This also allows for greater modularity with various accessories such as an auxiliary tank, passenger grab rails, luggage carriers, and exposing another key feature of the new Desert X, the linkage suspension. And there we have it. A significant amount of work also went into the development of the accessories. We designed a new auxiliary tank that increases the fuel capacity by 8 liters and includes side protectors with hooking mechanisms consistent of the front protection concept. We developed a bull bar that follows the bike's forms and follows the general gesture, introduced 2 different sizes of the windscreen, and adapted the set of aluminum Ducati cases with their dedicated carriers. A further new addition is the soft luggage kit developed in collaboration with Moscow Moto, offering adventure riders the opportunity to travel both on-road and off-road. Per certificare le capacità fuoristradistiche della nuova Ducati Desert X l'abbiamo portata in scenari e terreni molto diversi. Come ci dice Plamen, il design non è fine a se stesso, ma è funzionale e lo si vede subito. Trasmette voglia d'avventura, robustezza e leggerezza. Che dire, una moto disegnata per non avere limiti, la compagna di viaggio perfetta per ogni avventura, nata senza confini.